Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. In questo video vi propongo un'altra modifica che riguarda l'apparato piastra Ackermann e salvaservo. Questa modifica è adattabile sia alle D819 RS che alle E819 RS. Andiamo subito a vedere la modifica all'altro tavolo, ma prima una piccola premessa che riguarda appunto questo video. In contemporanea alla modifica sulla piastra Ackermann, visto che avevamo tutto smontato, ho fatto anche un altro piccolo lavoro alle colonnine che reggono la piastra di Ackermann sopra il salvaservo. Ragazzi, questa non è una modifica inventata da me, questa modifica è scritta nel libretto di istruzioni della macchina, quindi quando assemblate questa modifica la trovate nel libretto di istruzioni. Però, siccome a me era sfuggita, penso che possa essere sfuggita anche a tanti di voi. Quindi è bene farla vedere ed è bene capire esattamente che cosa dobbiamo fare con le colonnine di ancoraggio della piastra di Ackermann al salvaservo. Quindi ragazzi, mi raccomando, andiamo all'altro tavolo e mettete tantissimi like per i video che porto costantemente su questo canale. Andiamo! Eccoci qua nel tavolo di montaggio ragazzi, ancora un'inquadratura diversa. Oggi vi faccio vedere un upgrade che riguarda la piastra di Ackermann. Siccome dovremo smontare tutto il salvaservo, l'apparato diciamo dove è montata questa piastra, ne approfitterò per fare anche una piccola personalizzazione, una piccola modifica che servirà per non rovinare il bicchierino della coppia conica. Andiamo subito all'altra telecamera e guardiamo. Questa è la nostra macchina ragazzi, ma la smontiamo dopo. Prima voglio farvi vedere cosa andremo a installare. Installeremo questa piastra che ha codice HB204616 e ovviamente vi metterò tutti i link in descrizione, ma più precisamente questa piastra ha due fori di ancoraggio del tirante dello sterzo lato interno. E a cosa servono? Vedremo nello specifico quando avremo tutti i pezzi in mano che differenze ci sono con quella standard. Dove ho preso questa piastra? Questa piastra ragazzi è la piastra del salvaservo del Traghi, quindi dell'automodello Traghi da competizione di casa HB Racing. Dopo vi faccio vedere le differenze, ma intanto per cominciare cominciamo a smontare tutto l'apparato salvaservo. Ecco qua ragazzi il nostro salvaservo. Iniziamo a smontare la piastra. Allora, iniziamo a confrontare le due piastre. Come vedete ragazzi, la piastra nera ha due fori di regolazione, mentre quella standard ne ha soltanto uno. In questo caso ragazzi vedete che quello che l'unico presente nella piastra standard è quello anteriore. Quindi ragazzi con questa piastra guadagneremo un foro di regolazione nell'Ackermann nella parte posteriore, che nello specifico darà un ingresso in curva più dolce e un'uscita di curva più aggressiva. Ovviamente dipende anche dal resto del setup e dalle condizioni del tracciato, ma
in linea di massima questo è quello che fa. Cosa facciamo a questo punto? Queste boccole hanno un esagono completo. Noi praticamente ne andremo ad asportare una parte, quindi faremo una raspatura di questa parte qua, perché una volta montate in questa maniera, quando lo sterzo gira, le boccole si trovano veramente vicine al bicchierino della trasmissione, cioè, per capirsi, a questo. Quindi girandogli vicino, se si prendono delle botte, si atterrano da dei salti, potrebbero toccare nel bicchierino e graffiarlo. Quindi, visto che abbiamo tutto in mano, possiamo fare anche questa modifica. Se volete, esistono le boccole del Traghi che sono già rastremate al punto giusto per non farle toccare nel bicchierino. Quindi vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione, sia della piastra che delle boccole del Traghi, e se volete potete prenderle oppure modificare le vostre. Io in questo caso modificherò le mie. Ovviamente ragazzi, quando tagliate in modo che rimanga almeno una parte dell'esagono per poterle prendere. Perfetto. A questo punto, quando le andiamo a rimontare ragazzi, dobbiamo stare attenti che finiscano esattamente in questa posizione, e ovviamente l'altra dovrà finire in questa posizione. Quindi non varrà più qualunque modo per posizionarle, ma dovremmo mettere la nostra rastrematura dal lato interno, quindi verso il bicchierino. Un'altra cosa che possiamo fare per ridurre la superficie di contatto con il bicchierino, le possibilità che il salvaservo venga a contatto con il bicchierino, è una piccola fresata da questo lato, perché ovviamente la macchina sarà così, quindi quando andremo a girare potrebbe toccare nel bicchierino, e ve lo faccio anche vedere. Vedete quanto passa vicino? Anzi, se premia, ovviamente non ci arriva fino a questo punto, però io sento già che tocca. Sentite? Quindi noi faremo una piccola fresata in questo punto. E ovviamente la faremo anche a quest'altro pezzo. Ok, a questo punto possiamo rimontare. Qua mi sono procurato del frenafiletti. Qui basta una soffiata anche a fiato. Puliamo i nostri pezzi. E siamo pronti per rimontare tutto. Vi consiglio sempre di mettere i frenafiletti da questo lato e non sulla vite. Qui volendo possiamo mettere anche un filo di grasso, ma io non ce lo metto perché altrimenti con la polvere si rischia di fare peggio, perché chiaramente il grasso farà attaccare la polvere e ovviamente poi dopo consumerà ancora di più tutto. Quindi
mettiamo la nostra boccola in posizione, se decide di starci, mettiamo la nostra piastra e la vite. A questo punto, quando stringiamo, dobbiamo stare attenti che la boccola non si sposti, come stava facendo in questo caso, per esempio. In ogni modo, adesso noi avviteremo e sviteremo un po' per distribuire il frenafiletti, e nella fase di stringimento dovremmo tenere presente del verso della boccola. Allora no, c'è da fare un ragionamento, perché quando lo sterzo gira la boccola deve essere lontana, ok? Quindi devo svitare un po', girare e avvitare adesso, poi la stringiamo, quindi vediamo. Ok, adesso ci siamo. Vedete? Dovete metterla circa in questa posizione, così quando lo sterzo gira la boccola non esce dalla sagoma. Quindi proviamo a replicarlo anche qua, e se tanto mi dà tanto lo devo mettere praticamente nella stessa posizione. Ok, anche in questo caso stessa cosa, perfetto. A questo punto stringiamo. Le boccole del traghi sono fatte in modo diverso, praticamente si vanno a incastrare in uno scasso che c'è sotto la piastra, questa, e che non c'è in quella originale ovviamente, e quindi non avrete problemi neanche della posizione nella quale le andate a stringere, perché ovviamente come lo scasso della boccola è entrato nella sede della piastra, si stringe semplicemente da sopra. Ok, a questo punto possiamo rimontare anche il salvaservo sulla macchina. A questo punto, ragazzi, utilizzeremo come foro di partenza quello anteriore, ma avremo entrambe le regolazioni e avremo fatto un upgrade non indifferente alla macchina. Personalmente lo trovo ancora più importante, perché col brand che avevo in precedenza la regolazione dell'Ackerman era soltanto dal lato del salvaservo, quindi io sono abituato a lavorare da questo lato, mentre HB lavora sull'esterno, e ovviamente ci prenderò la mano, ma a livello di conoscenza io so sicuramente far meglio dal lato interno. Eccoci pronti. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo sostituito la nostra piastra di Ackerman sulla Nitro. Ovviamente questa modifica la farò anche per la Eco. E niente, se il video vi è piaciuto mettete una valanga di like qua sotto. Ovviamente provatela e fatemi sapere che cosa ne pensate, e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!